Avete mai sentito parlare di Helburg? No? Non mi stupisce. Nessuno ne parla mai. Il suo vero nome era Havenburg, fondata nel 1824 ed era una piccola cittadina di coloni e minatori al confine tra Stati Uniti e Canada. Con l'arrivo della guerra civile, i giovani furono richiamati al fronte e così il villaggio, non avendo più braccia forti per lavorare, cadde in rovina. Rimasero solo i vecchi e i bambini. Una sera del 1864, un bambino si accorse di una luce che sembrava avvicinarsi da lontano. La luce svelò una figura incappucciata che suonava un macabro motivetto con un'armonica. Appena la figura posò la lanterna a terra, il bambino si rese conto che si trattava di suo fratello, Thomas Wilterson. Partito 3 anni prima per il fronte, sembrava ferito, ma corse ad abbracciarlo. Non appena però il bambino gli ebbe voltato le spalle per andare a avvertire il vecchio padre, il ragazzo gli sparò ad una gamba. La gente del villaggio, allarmata, si precipitò nella via principale e Tom, come colpito da degli attacchi d'ira, cominciò a sparare alla gente disarmata, compreso il padre. Era impazzito in guerra, vedendo i suoi amici morire ed aveva allucinazioni. L'anziano sceriffo riuscì a fermare il ragazzo, uccidendolo con una picconata nel cranio. Sembrava finita lì, ma la sera dopo lo sceriffo fu inspiegabilmente trovato morto in casa sua con un piccone conficcato in testa e fu vista una figura incappucciata con una lanterna allontanarsi dall'abitazione. Si sentì nell'aria un macabro suono di armonica. Da allora ogni notte ci fu un misterioso omicidio per mano del presunto fantasma di Thomas Wilterson, finché non rimase solo il bambino che, ormai zoppo, decise di fuggire verso Washington, avendo trovato un passaggio. Da allora quel posto venne lasciato a marcire circondato da recinti, a distanza di chilometri, e cartelli di pericolo. Le spedizioni di ricerca che vi furono inviate non tornarono mai. Il posto fu soprannominato Helburg e negli Stati Uniti né il Canada ad oggi ne riconoscono il possesso. È terra di nessuno. Io sono un giornalista, ho un blog che parla di leggende metropolitane ed avvenimenti paranormali. Lavoro anche in una piccola redazione giornalistica. Il mio nome è Samuel Welterson. Il bambino fuggito dal villaggio era il mio trisavolo e voglio scoprire il segreto che circonda la mia famiglia. Facendo delle ricerche in casa ho trovato per caso un antico diario appartenente al mio trisavolo, con delle informazioni su come raggiungere quel luogo infestato. Ma non posso andarci da solo. Il pensiero di andare in quel villaggio mi mette i brividi, ma sono curioso di scoprire la verità sul presunto fantasma. Ho condiviso le informazioni che ho trovato con il mio collega Paul. Lui è più scettico di me su queste cose e dopo una breve riflessione ha deciso di aiutarmi e di accompagnarmi in questo viaggio. Così abbiamo preso l'aereo che da Washington porta a Kalispell. Poi abbiamo viaggiato in macchina fino al confine e, dopo un viaggio che sembrava interminabile, abbiamo cominciato a vedere i cartelli di pericolo lungo la strada ed abbiamo capito di essere nel posto giusto. Paul, non sono più tanto sicuro. Dopo 12 ore di viaggio tra aereo e macchina è proprio quello che speravo di sentire, sai? Ma hai visto i cartelli di pericolo? Sì, ma ormai siamo qui. Non ha senso tornare indietro. Beh, dalle storie che ho sentito mi aspettavo un cancello più alto. Vedrai, Paul, che sicuramente questo è solo un primo perimetro. Beh, comunque dobbiamo passare. E non è nemmeno chiuso bene. Prego. Non mi sembra affatto l'area intorno ad un villaggio infestato nel quale sparisce la gente. Vedremo. Ecco l'altra recinzione. Beh, è comunque più bassa di quello che mi aspettassi. Sì, beh, almeno si può scavalcare.
Dall'altra parte è boscofitto. Per molto sembra. E temo che non troveremo nessun sentiero. Potremmo perderci facilmente. Beh, allettante. Sì, aiutami a scavalcare. Sì, ti aiuto. Paul? Eccomi. È meno fitto di quanto mi aspettassi. È solo l'inizio. Coraggio. Paul, aspetta. Sono 2 ore che camminiamo senza una meta. Abbiamo una meta. Sì, ma non se ne vede neanche l'ombra. So che sei agitato e che non vorresti arrivarci mai, ma manca poco. Vedrai, sarà una figata. Speriamo sia come dici tu. Visto? È una figata. Sì. Benvenuti ad Heavenburg. Helburg. È la stessa cosa. Allora, ci facciamo un giro? Lì c'è il cimitero. Se vogliamo trovare il tuo antenato, è lì che dobbiamo cercare per primo. Paul, facciamo un giro. Va bene, partiamo dal cimitero. Beh, sembra che qualcosa sia uscito fuori. L'hanno profanata, Paul. Sì, grazie, era per dire. Non è che credessi davvero che fosse uscito qualcosa. Comunque, anche le croci sono troppo nuove, troppo in ordine. Piantate in quel modo, in 100 anni sarebbero cadute e disperse. Paul, mi sento osservato. Non è niente, sei solo il solito paranoico. Grazie, gentile come al solito. Paul, si sono fatte le 8. Si sta facendo un po' buio. Forse è meglio trovare un riparo. Un riparo che non caschi a pezzi, magari. Già, Non quello. questo? No, nemmeno questo. Quello laggiù. Occhio.
Sì, occhio anche a quella parete. È la vecchia bottega dell'armaiolo. Naturalmente non c'è rimasto niente. E invece sì. Sono pistole. Vecchie, ma tenute bene. Sono cariche? Sì. E se funzionano è la prova che qualcuno è stato qui. E che il tuo sentirti osservato ha un fondamento. Proviamole. Se le proviamo, c'è il rischio che il proprietario se ne accorga. Dobbiamo tentare. Va bene, prendile. Beh, direi che abbiamo sfatato il mito. Perché? I fantasmi non usano le pistole. Non funziona. Provo Eppure è questa. carica. Provo questa. Neppure questa. Rimane l'ultima. Neanche scatta il meccanismo. E comunque è ovvio che ci sia un'altra persona. Le croci sono in ordine, il legno non è vecchio, le pistole sono pulite, lucidate, anche se la polvere da sparo è andata un po' a quel paese. Deve esserci per forza qualcun altro. O qualcosa. Facciamo qualcuno. Tombe in ordine, pistole. Mai sentito di fantasmi domestici? Tra poco sarà buio. Torniamo dentro. Non si sa mai. Ti do ragione in questo caso. Sai, sono ancora un po' preoccupato. Paura? Non ti preoccupare, ora dormiamo. Domani possiamo tornare a casa. Non so, forse non è abbastanza quello che abbiamo trovato. Dovremmo cercare ancora. Stiamo un'altra oretta domani. Se diventa pericoloso, se non troviamo niente, ce ne andiamo. Ma noi abbiamo trovato qualcosa. Armi, croci, recenti, tutto recente. È ovvio. C'è qualcun altro in questo villaggio. E quel qualcuno chiaramente è stato scambiato per un fantasma. Si tratta soltanto di una persona che è qui per motivazioni che solo lui sa. Verrà qui ogni tanto, fa le sue cose e poi va via. E tutti pensano che sia un fantasma, vista la brutta reputazione del posto. Beh, non è abbastanza, ma per adesso va bene. Buonanotte. Paul, senti, ok, c'è una persona che mette a posto il luogo, che si prende cura di tutto, ma fatti due domande. Perché il posto è isolato? Cioè, non ha senso, perché la gente qui scompare? Dai, perché? Paul, mi rispondi? Sì? Ci vediamo domani. Buonanotte. Notte. Paul, ho sentito dei rumori. Anch'io. Te. Ma se prendi la pistola? E se tu mi lasciassi dormire?
Paul. Paul. Cosa c'è? Ascolta. È il vento. Non solo. Non c'è niente. Non sono pazzo, vero? Dove vai? Vado a controllare. Ma sei pazzo? Potrebbe esserci qualsiasi cosa là fuori. Ah, tipo un pazzo che rimette a posto le tombe e nasconde le armi dentro un capanno abbandonato? Io controllo. Vieni a vedere. Che cazzo? La luce, Paul. Vado a Paul, controllare. dove vai? Vado a controllare. Sei pazzo, ti ho già raccontato della luce. Dell'armonica. Ascoltami, Saul. I fantasmi non hanno bisogno di pistole, non si prendono cura di posti, non rimettono a posto le tombe. Non esiste questa cosa, non è un fantasma. Non farti intimorire dal mantello, è soltanto un vecchio. Mantelli, io ti ho già raccontato la storia. Non mi interessa, questo è quello che pensi tu, io non resterò qui ad aspettare che arrivi lui. Se questo è quello che tu hai intenzione di fare, bene, è la tua scelta. Io vado fuori e non ho certo paura di lui. E non è nemmeno detto che sia una minaccia. Vai allora. Molto bene. A dopo. Paul! Paul! Merda, merda. Scusami, amico mio. Scusami. Sul corpo trovai un diario. Lo presi, rivolsi una preghiera sul corpo di Paul e scappai il più in fretta possibile. Nel diario trovai le risposte che cercavo. Era il diario della famiglia McCain, grandi amici degli Walterson. A quanto pare, da quando Tom ed il padre morirono, i McCain vollero rendergli onore seminando il terrore per il paese, facendo credere agli abitanti che il fantasma di Tom fosse ancora lì. Quindi questi McCain avrebbero vissuto per generazioni, tramandandosi questo compito da padre in figlio per anni ed anni. Tuttavia questa storia non mi quadrava. Doveva esserci qualcosa di più. È impossibile che un solo uomo alla volta potesse far sparire tutte le forze che il governo aveva mandato. E poi, cioè, questa famiglia avrebbe vissuto per generazioni da sola, stando alla larga dalle moderne tecnologie, e nessuno mai si era accorto che fossero rimasti lì? Dalle parole riportate dai vari autori di quel diario, infatti, si intuiva una chiara decadenza psicologica verso la pazzia. Eppure, ci sono tante cose che ancora non tornano. Perché sentivo il suono dell'armonica? E perché l'armonica non l'ho trovata sul corpo? Dopo quello che ho visto, non so neanche se sia giusto che io lo sappia. O meglio, se voglio ancora saperlo. Preferisco limitarmi a raccontarvi questa storia bizzarra, che non è proprio finita qui.
Buonasera. Non aspettavo pacchi, ma chi... la